Ma quanti pronomi esistono in italiano? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video voglio offrirvi una guida completa e definitiva su tutti i pronomi italiani, quindi restate là. Cominceremo con i pronomi personali, soggetto e complemento. Continueremo con i pronomi riflessivi, i pronomi possessivi, i pronomi dimostrativi, i pronomi indefiniti, i pronomi relativi e infine pronomi interrogativi ed esclamativi. Però rimanete fino alla fine perché, come sempre, ci sarà un esercizio di ripasso per voi. Prima di cominciare, però, cos'è un pronome? Si tratta di una parte variabile del discorso che sostituisce il nome, pronome, per evitare inutili ripetizioni e dunque permette di indicare senza nominare esseri animati, oggetti o il contenuto di intere frasi dal punto di vista della quantità, qualità e collocazione nello spazio e nel tempo. Cominciamo con i primi pronomi personali. I pronomi personali si suddividono in pronomi personali soggetto, pronomi personali complemento. Quali sono questi pronomi personali soggetto? Sono quelli, come dice il nome stesso, che sostituiscono il nome di chi compie l'azione. Senza di loro dovremmo continuamente ripetere i nomi. Marco mangia, e Marco beve, e Marco esce di casa. Quali sono? I pronomi personali soggetto singolari sono io, prima persona, tu, seconda persona, lui, lei, terza persona, a cui si aggiunge lei con la L maiuscola, pronome di cortesia. Per quanto riguarda invece il plurale, abbiamo noi, prima persona, voi, seconda persona, loro, terza persona. Una curiosità importante della lingua italiana è che molto spesso nel parlato, ma anche nello scritto, non utilizziamo questi pronomi. E cosa usiamo? Nulla. Perché? Perché in italiano i verbi hanno delle desinenze diverse in base alla persona e al numero. Di conseguenza non ci sono dubbi quando parliamo. È chiaro qual è il soggetto. Mangiamo. Noi, sicuramente. Perché se voglio dire voi, dovrò dire mangiate. Questo non significa che questi pronomi non siano utili, anzi, comunque sono fondamentali, ma li utilizziamo soprattutto quando vogliamo sottolineare l'identità del soggetto o quando vogliamo fare un contrasto, un confronto. Non vado
io ad aprire la porta, devi andarci tu. Noi vogliamo andare al mare, ma loro vogliono andare in montagna. Procediamo con i pronomi personali complemento. Questi sostituiscono i complementi nelle frasi. Questi possono suddividersi in due categorie: pronomi personali diretti, pronomi personali indiretti. Cominciamo con i primi, pronomi personali diretti. Questi rispondono alla domanda chi, che cosa e sostituiscono il complemento oggetto diretto nella frase. Per esempio, io mangio la mela. La mela. Io mangio che cosa? La mela. Oggetto diretto. Un pronome diretto sostituisce proprio la mela. Attenzione qui, perché ci sono due tipi di pronomi diretti, a seconda di dove vengono collocati nella frase. Abbiamo quelli di forma debole e quelli di forma forte. Per esprimere la stessa cosa, cioè per sostituire il complemento oggetto. Vediamo quelli di forma debole. Mi, ti, lo per il maschile, la per il femminile. Solo con la terza persona notiamo la differenza di genere. Ci, vi, li per il maschile plurale, le per il femminile plurale. Adesso vediamo quelli di forma forte e dopo vediamo come si usano con degli esempi. Me, te, lui, lei, noi, voi, loro. Utilizziamo i pronomi diretti di forma debole davanti alla forma del verbo coniugata e questi sono quelli più comuni perché hanno un significato neutro. Per esempio, io mangio la mela. La mela, terza persona singolare femminile, la, ma devo metterlo davanti al verbo. Io la mangio. Loro comprano i giornali. I giornali, terza persona plurale maschile. Li. Loro li comprano. E allora perché esiste la forma forte? La forma forte si mette invece dopo il verbo, ma è generalmente utilizzata solo quando vogliamo dare enfasi particolare all'oggetto, non quando parliamo normalmente, ma solo quando quell'oggetto è veramente importante o ancora quando vogliamo fare un contrasto. Per esempio, Luca non vede me. Luca vede te. Il punto principale è l'oggetto.
Chi sta vedendo Luca? E qui voglio fare un contrasto tra me e te. Non posso dire Luca non mi vede, Luca ti vede. Il senso è chiaro comunque, ma abbiamo bisogno dell'enfasi sull'oggetto ed è qui che utilizziamo i pronomi di forma forte. Tutto chiaro fin qui? C'è ancora una cosa da aggiungere riguardo la posizione dei pronomi. Quando il verbo è all'infinito, all'imperativo o al gerundio, il pronome va messo subito dopo la forma verbale, ma va unito ad essa. Diventano una sola parola. Però attenzione, solo i pronomi di forma debole. Per esempio, guarda Luca, guardalo. Luca, terza persona singolare maschile, lo. Ma devo metterlo dopo il verbo in un'unica parola con esso. Guardalo. E notate come ho usato lo, forma debole. Mi piace cucinare la pasta. La pasta, terza persona singolare femminile. Mi piace cucinarla. Il verbo è all'infinito. Anche qui il pronome di forma debole va messo subito dopo il verbo in una sola parola. Ma attenzione, per una questione di suono migliore si perde l'ultima E del verbo. Cucinarla. Mi piace cucinarla. Un'altra regola. Cosa succede quando utilizziamo i verbi modali con un infinito dopo? In questo caso, sempre per i pronomi di forma debole, abbiamo due possibilità. Per esempio, voglio leggere questo libro. Voglio, verbo modale, leggere, infinito. Questo libro, oggetto diretto di terza persona singolare maschile, lo. Dove lo metto? Ho una doppia opzione. Posso metterlo prima del verbo modale coniugato o subito dopo l'infinito in una sola parola. Lo voglio leggere. Voglio leggerlo. Quale è più utilizzata? Nessuna davvero, sono entrambe molto utilizzate. A voi la scelta. Vediamo un altro esempio con un verbo modale. So ballare la salsa. La salsa, femminile, singolare, terza persona. La so ballare. O so ballarla. E la stessa cosa succede anche con l'imperativo negativo. Non leggere questo libro. Possiamo mettere il pronome prima del verbo o subito dopo. Non leggerlo o non lo leggere. Sempre riguardo i pronomi diretti, occorre menzionare
cosa succede quando questi vengono utilizzati con il passato prossimo. Questa è una regola importantissima. Quando il pronome diretto viene messo davanti a un verbo al passato prossimo, anche se questo verbo richiede l'ausiliare avere, bisogna concordare il participio passato con il pronome, in genere è numero. Questa regola è obbligatoria per i pronomi di terza persona, singolare o plurale, mentre è facoltativa con quelli di prima e seconda. Quindi va fatto a tutti i costi con lo, la, li, le. È un'opzione per mi, ti, ci, vi. Vediamo degli esempi per chiarire meglio. Ho cucinato la pasta. Devo mettere il pronome davanti al verbo. La o. Siccome c'è un incontro di due vocali, in realtà la perde la A diventando L apostrofo. L'ho cucinata, perché deve concordare con la pasta, femminile singolare. Abbiamo letto i libri, terza persona plurale maschile. Li abbiamo letti, li, perché al plurale i pronomi non si apostrofano mai, anche gli articoli. Li abbiamo letti, maschile plurale. E invece con gli altri pronomi, opzione. Io posso dire Luca ha visto me e posso usare le due forme. Luca mi ha vista perché sono oggetto femminile, ma posso anche dire Luca mi ha visto. È facoltativo. Luca ha visto Sara. Luca l'ha vista. Per forza. Luca ha visto Sara e me. Luca ci ha visto o ci ha viste. Lo sapevate? Passiamo ora ai pronomi indiretti. Questi rispondono alla domanda a chi e in qualche modo portano l'azione a qualcuno. Anche questi hanno una forma debole e una forma forte. Vediamo la forma debole. Mi, ti, gli per il maschile, le per il femminile, ci, vi, gli, sia per il maschile che per il femminile plurale. In realtà, per quest'ultimo ci sarebbe anche l'opzione di loro, che va messo subito dopo il verbo. Vediamo qualche esempio. Io scrivo ai miei genitori. Io scrivo a chi? Ai miei genitori. Posso dire io gli scrivo o, eccezione, io scrivo loro. Questa è molto più formale, quasi soltanto utilizzata
nei testi scritti. Ancora, io chiedo a te e tua sorella. Io vi chiedo qualcosa. Come vedete, la scelta tra pronomi diretti e indiretti dipende dal verbo, se richiede un oggetto diretto oppure no. Qual è invece la forma forte per i pronomi indiretti? A me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi, a loro. Attenzione! Queste forme, me, te, lui, lei, noi, voi, loro, possiamo utilizzarli con tutte le altre preposizioni. Con me, per lei, su loro e così via. Parlo di lui, vengo con te. Questo regalo è per voi. Abito vicino a loro e così via. Cosa succede con la posizione dei pronomi indiretti? Stessa cosa che succede con quelli diretti. Quando il verbo è coniugato, li mettiamo prima, forma debole, altrimenti possiamo metterli dopo il verbo quando vogliamo dare enfasi, forma forte, ma se il verbo è all'imperativo, infinito o gerundio, il pronome di forma debole deve mettersi subito dopo il verbo formando una sola parola con esso. Dunque, ad esempio, io scrivo a Luca. Io gli scrivo. Neutro. O io scrivo a lui. Se qualcuno mi chiede a chi stai scrivendo, scrivo a lui e non a lei. Stessa cosa con l'infinito. Mi piace scrivere a Luca. Mi piace scrivergli. Stessa cosa con i modali. Voglio scrivergli o gli voglio scrivere. L'unica differenza è con il passato prossimo. Quando infatti mettiamo un pronome indiretto davanti a un verbo al passato prossimo, in italiano, rimane così. Non si fa nessun cambiamento al verbo, a differenza dei pronomi diretti. Io ho telefonato ai miei genitori, io gli ho telefonato. Come vi dicevo, dipende sempre dal verbo, il re della frase. Alcuni verbi reggono sia un complemento oggetto, un complemento diretto, sia un complemento indiretto. Cosa succede in questo caso? Si formano i cosiddetti pronomi combinati, delle coppie, delle combinazioni formate da un pronome diretto e un pronome indiretto. Per esempio, io racconto la verità a Sofia. Io racconto che cosa? La verità. Oggetto diretto. A chi? A Sofia. Oggetto indiretto. È possibile sostituire entrambi con dei pronomi, ma ci sono delle regole da rispettare. Quali? Innanzitutto, i due pronomi vanno sempre messi insieme, uno dopo l'altro. Quale dei due va messo prima? Sempre quello indiretto.
prima e poi quello diretto. Attenzione! Quando i pronomi indiretti mi, ti, ci, vi sono seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, cambiano la loro i in e, diventando me, lo, te, la, ce, li, ve, le. Io racconto la verità a te. Io te la racconto. Attenzione! I pronomi indiretti, gli e le, sia singolare che plurale, quando sono seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, cambiano, ma in realtà in questo caso le coppie si fondono a formare delle nuove parole. Ed ecco che avremo glielo, gliela, glieli, gliele, sia per gli, indiretto maschile o plurale, sia per le, indiretto femminile. Io racconto la verità a Sofia. Io gliela, la perché la verità, gliela racconto. Quindi fate molta attenzione. Oppure io compro i libri a mio fratello. Io glieli compro. Le regole che abbiamo visto per i pronomi diretti e indiretti per quanto riguarda la loro posizione restano le stesse anche per i pronomi combinati. Quindi li metteremo entrambi davanti al verbo coniugato o subito dopo se si tratta di un verbo all'imperativo, infinito o gerundio. Per esempio, io scrivo una lettera a Luca. Io gliela scrivo. Mi piace scrivere una lettera a Luca. Mi piace scrivergliela. Attenzione a questa parola. Scrivergliela. Tutto attaccato. Stessa cosa con i verbi modali. Voglio scrivere una lettera a Luca. Voglio scrivergliela o gliela voglio scrivere. Quando mettiamo i pronomi combinati davanti a un passato prossimo, faremo l'accordo al participio solo con il pronome diretto. Io ho scritto una lettera a Luca, io gliel'ho, con apostrofo, scritta la lettera. Tutto chiaro fin qui? Possiamo passare alla prossima categoria di pronomi. I prossimi sono i pronomi riflessivi. Questi pronomi indicano che l'azione ricade sul soggetto. I verbi riflessivi si riconoscono perché nell'infinito contengono un si. Svegliarsi, pentirsi, vergognarsi. Poi nella coniugazione utilizziamo i pronomi riflessivi in base alle persone. E quali sono? Mi, ti, si, ci, vi, si. Per esempio, mi lavo le mani. Ti
vesti sempre elegante. Ci svegliamo presto. Vi alzate tardi. Si preparano per la festa. Questi pronomi si utilizzano anche con le forme reciproche, quando significa l'un l'altro. Per esempio, io e Marta ci salutiamo, che significa io saluto lei, lei saluta me. Reciproco. Utilizziamo sempre i pronomi riflessivi. Lo so, le informazioni sono molte perché è una guida completa sui pronomi, ma vi ricordo che le potete trovare tutte nel dettaglio e con gli approfondimenti sul nostro sito web learnamo.com, sull'articolo dedicato. Troverete anche delle tabelle riassuntive, più esempi, curiosità e quant'altro. Inoltre, come per ogni articolo sul nostro sito, alla fine della teoria ci sono degli esercizi interattivi per ripassare quello che avete appreso e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Se poi cercate un argomento di grammatica o cultura italiana in particolare, potete andare nella sezione lezioni e sulla barra di ricerca digitare le parole chiave per quello che vi serve e l'articolo dedicato vi apparirà immediatamente. E adesso passiamo alla prossima categoria. Pronomi possessivi. I pronomi possessivi indicano a chi appartiene qualcosa, ma senza ripetere il nome. Attenzione perché queste forme comprendono anche l'articolo determinativo. I pronomi possessivi per indicare di me, una cosa di chi, di me, sono il mio, la mia, i miei, le mie. Per di te, il tuo, la tua, i tuoi, le tue. Di lui o di lei, il suo, la sua, i suoi, le sue. Per indicare di noi, il nostro, la nostra, i nostri, le nostre. Per indicare di voi, il vostro, la vostra, i vostri, le vostre. Per indicare di loro, il loro, la loro, i loro, le loro. Molto facile. Ricorda, il pronome possessivo concorda sempre in genere e in numero con l'oggetto posseduto, con il sostantivo che sta sostituendo e non con la persona che possiede. Se dico la sua, potrebbe essere di lui o di lei. L'unica cosa che so è che si tratta di qualcosa di femminile singolare. Per esempio, questa è la mia macchina, quella è la tua. Non ho ripetuto macchina, ho detto solo la tua. Pronome. I nostri problemi sono diversi dai vostri. Non ho ripetuto problemi, i vostri. Le mie idee sono migliori delle sue. Le mie idee sono migliori delle loro. Loro rimane sempre invariabile, ma capiamo genere e numero grazie all'articolo. Pronomi dimostrativi. Questi indicano la posizione di qualcuno o qualcosa nello spazio
e nel tempo. Quali sono le forme principali? Sono questo, questa, questi, queste, che indicano vicinanza rispetto a chi parla. Quello, quella, quelli, quelle, che indicano invece lontananza rispetto a chi parla, e poi anche ciò. Ciò è molto comune per indicare tutto quello che è stato detto, o anche questa cosa. Quindi è neutro, ma veramente molto utilizzato. Per esempio, mi piace questa camicia, ma preferisco quella. Questi sono i miei libri. Quelli sono i tuoi. Ciò che mi dici è interessante. Questa è la mia opinione. Quella è la sua. Ovviamente una piccola curiosità tutta italiana, molto spesso quando parliamo di questo, quello, tendiamo a gesticolare un sacco. Questo tendiamo ad avvicinare le mani al nostro corpo per indicare la vicinanza. Quello, quella, tendiamo ad allungare il braccio e il dito per indicare lontananza rispetto a noi. Pronomi indefiniti. Questi indicano persone o cose in modo generico, indefinito. Vediamo un po' i più comuni. Qualcuno, che indica una persona non specificata. Qualcuno ha bussato. Qualcosa, che indica una cosa indefinita. Voglio mangiare qualcosa. Nessuno, che significa neanche una persona. Non ho visto nessuno. Niente, nulla, che significa nemmeno una cosa. Non ho capito niente. Tutto, che significa ogni cosa. Ho capito tutto. Tutti, tutte, che significa la totalità delle persone. Tutti sono arrivati. Alcuni, alcune, che significa un certo numero di. Alcuni sono assenti. Molti, molte, che significa una grande quantità. Molti pensano così. Pochi, poche, che significa una piccola quantità. Pochi sanno la verità. Altri, altre, che significa persone in più. Altri arriveranno dopo. Attenzione, attenzione alle forme negative. Nessuno e niente o nulla. In italiano abbiamo sempre bisogno della doppia negazione. Se mettiamo questi dopo il verbo, abbiamo sempre bisogno del non davanti al verbo. Non ho visto nulla. Non ho sentito niente. Non ho visto nessuno. Altrimenti, con una forma più enfatica, possiamo metterli prima del verbo, evitando la doppia negazione, ma è più raro. Nessuno è arrivato. Niente è successo. Restate là, siamo quasi alla fine. La prossima categoria è veramente molto importante perché tanti la confondono o commettono degli errori. E sto parlando dei pronomi relativi. I pronomi relativi collegano
due frasi che hanno un elemento in comune e lo sostituiscono nella seconda frase per evitare la ripetizione. Quali sono? Che, cui, il quale, chi. Ma fate molta attenzione a quest'ultimo. Cominciamo con che. Vi garantisco che è il più comune e più utilizzato. Questo può sostituire o il soggetto o l'oggetto diretto nella seconda frase. Vediamo un paio di esempi. La ragazza che mi ha regalato questo libro si chiama Sofia. La ragazza si chiama Sofia, la ragazza mi ha regalato questo libro. Quindi, come vedete, c'è la ripetizione di ragazza. La ragazza si chiama Sofia, la ragazza, soggetto, mi ha regalato questo libro. Mettendole insieme diventerà la ragazza che mi ha regalato questo libro si chiama Sofia. Ho sostituito il soggetto. L'uomo che vedi è mio padre. L'uomo è mio padre. Tu vedi chi? L'uomo. In questo caso dobbiamo sostituire il complemento diretto, l'oggetto diretto. Tu vedi chi? L'uomo. Quindi unendo le due frasi avremo l'uomo che vedi è mio padre. Ancora abbiamo cui. Cui si usa solo dopo le preposizioni per sostituire appunto i complementi indiretti. La persona di cui ti ho parlato è sposata. La persona è sposata, io ti ho parlato della persona. Parlare di. Ecco perché abbiamo bisogno del pronome cui. La persona di cui ti ho parlato. La città in cui vivo è bella. La città è bella, io vivo nella città. In, vivere in. La città in cui vivo. Il motivo per cui ti scrivo è semplice. Io ti scrivo per un certo motivo, il motivo è semplice. Per cui. E il quale? Allora, innanzitutto va detto che il quale ha diverse forme, in base a genere e numero. Il quale, la quale, i quali, le quali. E si tratta di una forma più raffinata, elegante, formale dei due pronomi precedenti, il quale può essere utilizzato sia per sostituire soggetto, oggetto diretto, sia per sostituire tutti gli altri complementi. L'unica cosa da ricordare è che va concordato in genere e numero con il nome che sostituisce. La ragazza alla quale mi ha regalato questo libro è Sofia. L'uomo il quale vedi è mio padre. La persona della quale ti ho parlato è sposata. Ma attenzione, c'è ancora questo chi che crea sempre molta confusione. Chi è usato solo per persone, ma solo in alcuni casi particolari, non con tutte le persone. Abbiamo che, qui per quello, no? Lo usiamo solo con il significato di la persona che.
quindi molto generico, e si trova soprattutto in proverbi, proprio per questo, perché non parla di qualcuno in particolare, ma sta solo dicendo chiunque faccia questa cosa, bla bla bla. Per esempio, chi dorme non piglia pesci. La persona che dorme non farà mai nulla. O chi troppo vuole, nulla stringe. Vediamo un po' i pronomi interrogativi, che si usano per fare domande, chiedere informazioni. Quali sono i principali? Chi, che significa quale persona. Chi è quella persona? Chi viene alla festa? Che o cosa o, più formale, che cosa. Per indicare quale cosa, che vuoi, cosa fai, che cosa stai mangiando, quale o quali, per chiedere quale delle opzioni, quindi invita a una scelta. Quale preferisci? Quali vuoi? Ovviamente il nome a cui si riferiscono deve essere chiaro. Non posso dire dal nulla a qualcuno quale vuoi? No. Devo dire, per esempio, voglio regalarti uno dei miei libri. Quale vuoi? Che significa quale libro vuoi? E infine, quanto, quanta, quanti, quante. Per chiedere che quantità. Per esempio, quante ti hanno risposto? Quanto costa? Anche in questo caso il nome di riferimento deve essere chiaro e il pronome concorderà in genere e numero con esso. E i pronomi esclamativi, invece, questi hanno più o meno la stessa forma di quelli interrogativi, ma si usano per esprimere emozioni forti. La differenza? Non c'è un punto interrogativo, ma ce n'è uno esclamativo. Anche questi hanno come forme principali chi, che, quanto, quanta, quanti, quante, quale, quali. Chi si rivede? Che hai detto? Quanto siete cambiati? Molto enfatico. Ricordate sempre che i pronomi sostituiscono un nome. Se invece li fate accompagnare da un nome, allora non sono più pronomi ma aggettivi. Invece notate le frasi che io ho detto. Chi si rivede? Non c'è un nome. Quanto siete cambiati? Per concludere la guida sui pronomi, ovviamente ci sono anche le particelle pronominali ci e ne, che molte lingue straniere non hanno e che per questo causano non pochi problemi. Ma a queste due ho dedicato un video a sé stante che vi lascio qui in alto nella card o giù in descrizione, quindi se volete approfondire anche significato e uso di queste particelle pronominali potete guardare quello. Vi ricordo poi che se ancora non siete iscritti alla nostra newsletter è il momento di farlo, perché ogni volta che pubblico un nuovo video riceverete una notifica. Ogni settimana riceverete materiali esclusivi completamente gratuiti che io scrivo su lingua, attualità, curiosità italiane e selezionando al momento dell'iscrizione il vostro livello riceverete anche una storia divisa in episodi direttamente nella vostra casella di posta con le avventure dei personaggi, curiosità, approfondimenti, esercizi. Adesso siete pronti
Per l'esercizio di ripasso finale, quanto conoscete i pronomi italiani dopo aver guardato questo video? Adesso vi darò alcune frasi con degli spazi bianchi. Voi dovrete completare con il pronome corretto. L'insegnante ha trovato i ragazzi e ha rimproverati. Telefoni a Maria? Sì. Telefono ogni settimana. Non abbiamo comprato perché era tutto troppo costoso. Marco ci ha chiesto se potesse venire al cinema con la ragazza di Luca è innamorato, abita sotto casa mia. Paolo non presta la macchina a nessuno, ma forse a te sì, se chiedi con gentilezza. Segnatevi le risposte, tra poco vedremo le soluzioni. Prima devo dirvi che questi pronomi, se abbinati ai verbi, possono cambiarne completamente il significato. Diventano i cosiddetti e tanto temuti verbi pronominali. Basti pensare a vedere, vedersela, mettere, metterci, andare, andarne. Se volete scoprire di più su questi verbi pronominali, se volete impararli una volta per tutte, vi consiglio di passare da questo link, perché ho realizzato un corso esclusivo dedicato proprio a loro. È l'unico in circolazione al momento, da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. Cosa troverete? Troverete 30 video lezioni proprio su questo argomento. Ogni video lezione approfondisce 2 o 3 verbi pronominali e le loro differenze. Ogni video lezione è poi accompagnata da un articolo dettagliato, più approfondito, con più esempi, alternative, e alla fine dell'articolo ci sono come sempre anche gli esercizi interattivi per ripassare. Tra l'altro potete scaricare il PDF di tutta la teoria, quindi di tutte le video lezioni, per ripeterlo, rileggerlo quando volete, anche se non avete l'accesso a internet. L'accesso al corso è per sempre, quindi potete riguardare i video quante volte volete, e ho cercato appunto di realizzare una guida completa e dettagliata proprio su questo argomento. Quindi visitate questo link per saperne di più. E adesso le soluzioni. L'insegnante ha trovato i ragazzi e li ha rimproverati. Ha rimproverato i ragazzi. Telefoni a Maria? Sì, le telefono ogni settimana. Sì, io telefono a Maria ogni settimana, a lei, le. Non abbiamo comprato niente o nulla perché era tutto troppo costoso. Marco ci ha chiesto se potesse venire al cinema con noi. Ci ha chiesto.
La ragazza di cui Luca è innamorato abita sotto casa mia. Di cui, pronome relativo con una preposizione. Paolo non presta la macchina a nessuno, ma forse a te sì, se glielo chiedi con gentilezza. Glielo chiedi. Tu chiedi questo a lui. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti. Quanti ne avete sbagliati? Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e non dimenticate di seguire Learnamo su tutti i social. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.